Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Io sono Giuseppe e questo è Info Outdoor and More. Mi sono arrivati due coltelli ragazzi fantastici. Bene, se siete curiosi di scoprire come sono fatti, rimanete con me e li vediamo subito dopo la breve sigla. A dopo. Bene ragazzi, ed eccoci qui con i nostri due coltelli. Oggi andremo a recensire quello di Tenable, poi quello di Kansept, che è il marchio premium, diciamo, lo andiamo a vedere nella prossima recensione. Tenable Knives, cioè questo qui, è una linea economica della Kansept, quindi nata direttamente sotto l'ombrello di Kansept Knife, che è un marchio molto prestigioso nel mondo della coltelleria. L'obiettivo di creare questa linea Tenable era quello di offrire design, innovazione e precisione costruttiva di Kansept, ma a un prezzo molto più accessibile. Infatti questi vengono prodotti negli stessi stabilimenti, quindi con lo stesso controllo di qualità di Kansept Knife. Però ad un prezzo diciamo molto più abbordabile. Bene, mettiamo da parte quindi il Kansept Knife, che lo andremo a recensire nella prossima volta, quindi per questa ragione vi chiedo di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche così non vi andate a perdere i prossimi video e mettete un bel mi piace a questo video. Ragazzi, come sempre, se volete sostenere il canale, il modo migliore, oltre a iscrivere e mettere mi piace, è lasciarmi un commento giù, che questo aiuta l'algoritmo di YouTube a spingere il video. Bene, togliamo questo Kansept Knife e concentriamoci sul nostro Tenable Knife. Beh ragazzi, prima di entrare nel video della recensione tecnica e vedere come si comporta questo coltello, lasciatemi fare una piccolissima ma doverosa premessa. Visto che parliamo di coltelli, quindi di armi bianche, al netto delle leggi vigenti ed in particolare considerato il recente decreto sicurezza 2026 emanato qui in Italia, ha ulteriormente, vi ricordo, inasprito le sanzioni e i controlli sul porto di armi bianche e strumenti atti ad offendere. Ci tengo a ricordare una cosa fondamentale: su questo canale noi trattiamo le lame esclusivamente come strumenti da collezione, utili per EDC quotidiano e attrezzi per le nostre uscite outdoor. Però ragazzi, ricordatevi che la legge parla chiaro, le regole sul giustificato motivo sono severe. Quindi la prima regola da osservare è quella sempre della responsabilità e della conoscenza delle norme. Bene ragazzi, detto questa doverosa premessa, che probabilmente farò in tutte le recensioni dove andremo a trattare di coltelli, possiamo procedere e andare a spacchettare e vedere come è fatto il nostro coltello della Tenable Knife. Quindi pacchettino diciamo abbastanza normale, niente di eccezionale come scatolina. Dentro troviamo una pezzetta per andare a pulire la lama, questo per andare silica gel per prevenire l'umidità. Poi abbiamo un piccolo opuscolo di Tenable, eccolo qui, dove ci fa vedere un po' come costruiscono i coltelli. Qui ci sono i loro canali social con il codice QR, se volete andare a dare un'occhiata. E poi qui nel pluriball abbiamo il nostro bel coltellino, eccolo qui, tiriamolo fuori ed ecco qua questo bel coltellino di Tenable. Quindi ragazzi, ve lo faccio vedere un po' più da vicino, eccolo qui, guardate che belle finiture, guardate qui abbiamo la clip che posta proprio in alto, è reversibile sia per i mancini che per i destrorsi, ed è, vedete che è messa proprio in cima, quindi in tasca va a scomparsa totale. Il manico, abbiamo una lunghezza di 11,3 cm e uno spessore di 1,30 cm.
I materiali sono misti, abbiamo alluminio aeronautico, questo colore nero, con un inserto in micarta con questa texture color viola, dà anche un eccellente grip in mano. Quindi ragazzi, andiamo ad aprire il nostro coltello, eccolo qui. La geometria della lama è di tipo harpoon, cioè arpione, infatti ha questa forma che ricorda un po' un arpione. Sul dorso abbiamo quest'incavo, come vi dicevo, che serve anche come alloggiamento per il pollice per facilitare i lavori, e qui ha quest'incavo per una presa leggermente più avanzata. Come vedete la punta è molto pronunciata, guardate, poi ha questa pancia sotto. La punta, come dicevo, è molto pronunciata, infatti qui abbiamo un profilo flat e un bisello che arriva infatti fino alla fine, vedete? Un bisello continuo. La lunghezza della lama è di 8,76 cm e lo spessore di 3,5 mm, quindi per essere un chiudibile è molto robusto. Ovviamente non è un full tang, ragazzi, non è un lama fissa, però è un EDC, diciamo, molto resistente. La finitura della lama è black wash, quindi questo trattamento protettivo scuro ad acido che è studiato per andare a resistere maggiormente sia all'abrasione che ai graffi, che diciamo all'usura nel tempo, ecco. Parliamo ora di materiali. Abbiamo un acciaio svedese di tipo sandwich 14C28N, se non sbaglio, sì. E adesso vi spiego nel dettaglio questa sigla, perché magari uno dice le sigle ma non sa quello che vuol dire. Quindi adesso vi metto nel dettaglio cosa vuol dire il tipo di acciaio 14C28N. Bene ragazzi, ho preso carta e penna, così adesso vi vado a spiegare nello specifico quello che vuol dire la sigla 14C28N sviluppato dalla svedese Sandwich. Quindi mettiamone da parte 1, che poi lo andremo a sminuzzare con il nostro coltello. E quindi stavo dicendo, vi avvicino un po' con la telecamera, ecco qui, vi stavo dicendo, l'acciaio è il 14C28N. Quindi dobbiamo dividerlo così: 14C28 ed N, dove 14 sta per la percentuale di cromo. Infatti ne troviamo all'interno circa il 14%. Questo garantisce l'inossidabilità. Poi, e questo è il 14, poi abbiamo la C, che ovviamente, come avrete capito, parliamo di carbonio. Di carbonio in questo caso ne abbiamo lo 0,62%. Questo ci conferisce la tenacità e la durezza del nostro acciaio. Poi passiamo al 28, che non è altro che il codice metallurgico della Sandwich o Sandvik. Questo codice praticamente non è altro che l'evoluzione del C27 e infatti con il 28 si sono ottenuti dei carburi che sono microscopici, aumentano molto la tenuta del filo, quindi per il filo, la tenuta del filo. E poi in ultimo, ma non per importanza, abbiamo la N, che non è altro che appunto il codice chimico dell'elemento dell'azoto. Quindi abbiamo azoto. Di azoto ne abbiamo lo 0,11%. Questo sostituisce parzialmente il carbonio e permette una maggiore resistenza alla corrosione senza dover rinunciare appunto alla durezza. Infatti, combinando 1 e 2, cioè azoto e dov'è? È cromo, eccolo qui. Abbiamo tre scopi, diciamo, fondamentali. Innanzitutto abbiamo l'inossidabilità, come vi ho detto.
Come seconda cosa abbiamo la facilità di riaffilatura, e come terza cosa molto importante abbiamo la resistenza alle cippature. Quindi la combinazione di azoto e cromo, per lontano un po' così vedete meglio, ecco qua, la combinazione appunto di azoto e cromo ci permette appunto di avere l'inossidabilità, una facilità di riaffilatura e una maggiore resistenza alle cippature. Bene, dopo questo piccolo pippone che vi ho fatto sull'acciaio, adesso andiamo a parlare, più che altro a vedere come taglia il nostro coltello. Andiamo. Beh ragazzi, siamo arrivati alla prova che tutti aspettavate, cioè alla prova di taglio. Occhio a non partire da qua perché qua non taglia, perché c'è l'incavo, quindi dobbiamo partire da dove inizia la lama. Ecco qua. E direi che taglia benissimo. Però vi voglio far notare arrivare sia da qui fino alla fine della lama, fino alla punta. Vediamo. Devo prendere bene il foglio, ecco qua. Arriviamo fino alla fine, fino alla punta. L'affilatura è perfetta. Niente ragazzi, già lo sapevo, che già l'avevo provato ovviamente, cioè un po' che lo uso, non l'ho ancora mai riaffilato, non l'ho usato tantissimo, devo dire la verità. Comunque l'ho usato ed è un'affettatrice. Questo tipo di lama flat è fatta apposta per affettare. Il nome del coltello non so se ve l'ho detto, è il Fenrir, che diciamo che è un leggendario lupo della mitologia norrena, e il disegnatore è Greg Schaub della Sparrow Knife Design, un americano. Niente ragazzi, che dirvi, il coltello è molto bello, un bel coltello, anche il prezzo diciamo che è molto accessibile, come vi dicevo questo è un budget friendly, perché infatti la Tenable è una sottomarca della, dove ho messo l'altro coltello? Qui, di questa, della Concept Knife, che è una marca più premium, ma come vi ho detto prima lo andremo a vedere nel prossimo video. Quindi per non perdervi il video della Concept Knife andate a iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un bel mi piace a questo video e datemi un vostro parere su questo coltello nei commenti. Giù in descrizione vi lascerò tutti i link necessari se avete intenzione di acquistarlo. Non so se ho qualche codice sconto, nel caso ve lo vado a mettere pure quello. E niente ragazzi, il coltello è veramente molto molto carino, guardate che forma accattivante che c'è la lama, molto cattiva, un bel coltellino veramente. Poi questo fatto del battle lock a me mi fa impazzire, è la mia blocco lama preferito. Come vi ribadisco, cuscinetti a sfera ingabbiati, possibilità di la clip di poterla mettere sia da destra che a sinistra. Ah, qua mi ero dimenticato di dirvi che c'è anche un foro passante per un eventuale cordino. Niente ragazzi, ecco qua, c'era anche scritto qua il disegnatore, vedete, non so se riuscite a vederlo, Greg Schaub, eccolo qui, disegnatore americano della Sparrow Knife Design. Bene ragazzi, per questo video io direi che è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto conoscere un prodotto nuovo. Noi ci vediamo al prossimo video dove vi andrò a presentare il coltello sempre della stessa linea della Concept Knife. Ciao ragazzi e alla prossima!